¿Cómo sabes tú que no somos ricos? ¿Qué define la riqueza? Como dijo Bob Marley, ¿qué significa la riqueza? Yo soy rico, no tengo dinero, pero soy rico. Il Venezuela è uno dei paesi più ricchi al mondo. Aquí mismo está el centro de la faja petrolífera del Orinoco, que es la reserva más grande del mundo de petróleo. Petrolio, gas naturale, oro, ferro, bauxite. Ahí también son cristales y cuando hay eso se puede conseguir el oro e il diamante. Laghi, fiumi, Oceano Atlantico, Mar dei Caraibi, la cascata più alta al mondo. 1000 metri. Mamma mia, mamma del Carmelo. E ancora, foreste pluviali, deserto, la cordillera delle Ande, i fulmini del Catatumbo, i fulmini del Catatumbo. Me gusta pensar que el relámpago del Catatumbo produce la electricidad que hace latir el corazón. Y si es el corazón, estamos en Venezuela, que sería el corazón del mundo. Popolazioni indigene mischiate a migranti arrivati da mezzo mondo. Abrieron la puerta para todos los países, Italia, Argentina, a los chinos, a los árabes. Eppure il Venezuela è un paese a pezzi. Aquí pasamos mucha hambre, no había luz, todo eso, aquí pasamos una precaria horrible. Ci sono blackout continui e quasi ovunque acqua e corrente vengono razionate. Mira, este es el país más rico en energía hidroeléctrica. ¿Qué pasa? El Guri en 28 años nunca le dieron mantenimiento, explotaron las turbinas. Entonces tienen que dar razonamiento para darle a otra gente la corriente. Y así estamos todos los días, 6 horas todos los días. Bolívar e carta straccia e la gente senza dollari fatica ad arrivare alla fine del mese, forse del giorno. C'è un pacco così di soldi, 5.000 bolivare. Sono meno di 5 dollari. E con questi che compri? Compri quasi niente. 2 kg di pasta e una farina. Chi prova a criticare il potere rischia di essere arrestato. No, yo que trabajo aquí no puedo hacer mucho comentario porque las cámaras me ponen los ganchos a mí. E a milioni di venezuelani non è rimasta altra scelta che quella di partire. Mi grupo era de 18, quedamos 2 en Venezuela nada más, regados por el mundo. Y muchos de mis amigos enterraron a sus padres vía telefónica. Ma com'è possibile? País rico, que somos número 1 en petróleo en Venezuela y mira cómo estamos, pobres. Gennaio 2026 è successo quello che è successo. Información de última hora. Esta noche se escuchan fuertes explosiones en Venezuela. Sabemos, presidente Trump se llevó a Nicolás Maduro. E ora c'è una transizione che non si capisce da che parte vuole andare. Ahí todo cambió dentro de Venezuela porque ese solo acto le dio todo el poder. Come se non bastasse, a giugno di questo stesso anno, proprio mentre eravamo lì a girare questo documentario, la terra ha tremato. One dead and tens of thousands are still missing in Venezuela following 2 massive earthquakes on Wednesday. No hay nada que nosotros podamos hacer, Señor, que pueda acabar con esto, pero tú sí puedes hacerlo, oh Dios. Il terremoto ha complicato estremamente il nostro viaggio, sia fisicamente che psicologicamente, ma allo stesso tempo ci ha messo davanti ad una lezione di vita enorme. Per cui, se volete capirci qualcosa in più anche voi su questo mondo, come al solito, mettetevi comodi e venite con noi. Arrivati finalmente in Venezuela, so cosa aspettarmi sinceramente.
Pedro, necesitamos claridad, porque nosotros tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Queremos respuestas. Les serán respondidas una por una en los distintos destinos. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más che pueda. Per capire come si è arrivati a questo punto, dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, a quando 500 anni fa arrivano gli spagnoli. Ed è stato proprio qui che, vedendo le palafitte, chiamarono questo posto Piccola Venezia, perché ricordava loro Venezia, da cui il nome Venezuela. Gli spagnoli trovano un paradiso abitato da decine di popoli indigeni che da secoli vivevano tra la costa, le Ande, la foresta e il delta del fiume Orinoco. Qui vive una delle popolazioni indigene più antiche di tutto il continente, i Warao. Yo tengo maraca para sacar un joca. Ma non è un paradiso in cui restare, bensì uno in cui estrarre. Donde estamos nosotros es donde se puede conseguir el oro, el diamante. La ricchezza dell'epoca era il cacao, coltivato da schiavi strappati all'Africa, ma consumato nelle case europee. Bueno, todo es negocio, lo sacan para otro país. Questa cosa tenetela a mente perché è lo stesso schema estrattivo che si ripeterà fino ai giorni nostri. Pensieri intrusivi dicono questo, è singolare che per vedere una cascata poi alla fine siamo noi a cascare. Passano 3 secoli, è la fine del Settecento e in questa storia entra l'uomo che oggi ha la faccia su ogni piazza, strada e banconota del paese. 2 ore di volo, non saprei benissimo come definirle adesso. Questo è l'aeroporto di Ciudad Bolívar. Simón Bolívar, el Libertador. Ha sido el hombre que más ha montado a caballo en la historia de las guerras de independencia y las guerras en el mundo. Le decían culo de hierro porque no había quien aguantara tanto como él de andar a caballo. Bolívar è un ragazzo di Caracas, figlio della prima aristocrazia creola, una classe sociale arricchitasi grazie a piantagioni e schiavi, ma ancora esclusa dal potere politico riservato agli spagnoli puro sangue. Esta casa era una hacienda de una familia. La prestaron a Simón Bolívar, que pasó 7 meses aquí preparando la campaña admirable que fue el final de su batalla de independencia. Bolívar si mette in testa una cosa enorme, liberare il Sud America dagli spagnoli, e ci riesce. Y siguió para el resto de países que llaman bolivarianos: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Bolivia. Il suo sogno è ora un continente unito e libero, ma è un sogno che dura pochissimo. Nel 1830 Bolívar muore, lasciando però un monito che attraverserà tutta la storia del Venezuela. El pueblo no debe obedecer mucho tiempo a un solo jefe porque él se acostumbra a mandar y ellos a obedecerle. Abbiamo steso i panni sulla pista, Jessica ha deciso di mostrarsi in tutta la sua nudità. Questo cane si sta prendendo le coccole. A colmare quel vuoto arrivano gli uomini forti, i caudillos, e inizia un secolo di colpi di Stato in cui a contare non sono le leggi, ma chi ha il fucile in mano. El sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es gobierno y el gobierno de militares es insoportable en el mando civil. L'ultimo e più feroce è Juan Vicente Gómez, un ex allevatore che governa il Venezuela per 27 anni come se fosse una sua proprietà. Durante il suo regime, negli anni 20 del Novecento, nel lago di Maracaibo viene trovato il petrolio. Mezzanotte, 17 ore in macchina e siamo finalmente arrivati sul lago Maracaibo. È qui che è iniziata tutta la ricchezza del Venezuela e forse anche tutti i suoi guai. Fue el primer pozo petrolero, ahí empezó el auge de Venezuela. Estamos hablando del 920 aproximadamente. Hai dos caimanos. Signori, per quanti soldi vi buttereste in quest'acqua? Con 2 caimanos davanti. No, ma neanche per 10 milioni. Mira el mono. È un mono notturno. Si tratta di riserve immense, tra le più grandi del pianeta, solo che il Venezuela non possiede ancora le tecnologie e le competenze per estrarlo da solo. Fue Estados Unidos que vino a explotar los primeros pozos petroleros y vinieron las compañías, la Creole, Exxon, Shell, todas esas a explotar. Acordaron lo que llamaron el 50-50. O sea, de lo sacado mitad para la compañía y la otra mitad para Venezuela. Il petrolio trasforma il paese in una potenza energetica e attira migranti da mezzo mondo. Fíjate tú que no hay un emigrante que llegaron a este país, le abrieron las puertas
para llegar donde llegaron. Mi papá, siendo un emigrante italiano, amó este país como si fuera Italia. E mi mamma también. Anche mio nonno è emigrato qui, è venuto in Venezuela, ha aperto una fabbrica di pollo che è ancora attiva e questa è la casa dove è nata mia madre. Vicenda. Venimos de Italia. ¡Ah, Italia! Inmigrantes, queremos mudarnos acá. Sí, véngase. Bienvenido. De Nápoli. Sí, El Vesubio. Sí. Mio padre italiano. La Venezuela. Pollito con chicharrón y quesito blanco. Guayanes. Negli anni 50, sotto Pérez Jiménez, il Venezuela diventa addirittura uno dei paesi con il PIL pro capite più alto al mondo. Antes, la gente con el salario del mes, el dilema era o ir a Miami a viajar y pasar 15 días en Disneyland viviendo el American Dream, o comprar una casa o comprar un carro. Ahora no pueden hacer nada de eso. Poi vanno venute bene, ma insomma. Nel 1958, in teoria, cade pure la dittatura. Con il patto di Punto Fico dovrebbe arrivare una democrazia che prevede libere elezioni, ma il potere alla fine resta comunque concentrato nelle mani di due grandi partiti. Toma acción democrática y caemos en la corrupción en pleno. Poi negli anni 70 la crisi petrolifera mondiale fa impennare i prezzi del greggio alle stelle. Il presidente Carlos Andrés Pérez a quel punto fa la mossa che sembra più intuitiva, ovvero nazionalizza l'industria petrolifera e crea la compagnia di Stato PDVSA. PDVSA es una empresa de petróleo en Venezuela. Es una empresa, una bendición. Es la potencia. La transizione avviene anche in modo ordinato. PDVSA eredita strutture, competenze e tecnici dalle compagnie straniere che vengono anche propriamente indennizzate. Está claro que todo país responde primero a su propio interés. Per anni il sistema funziona. PDVSA diventa una delle compagnie petrolifere più efficienti al mondo e il paese si urbanizza alla velocità della luce. Mi fa sempre specie vedere in queste città sudamericane questa soluzione di continuità tra i barrios poveri e i grattacieli. Ma dietro quella crescita, così prodigiosa quanto ingannevole, si nasconde un problema enorme. Il Venezuela diventa un petrostato, cioè un paese che vive quasi esclusivamente della rendita petrolifera. Gran parte della spesa pubblica viene sostenuta dal greggio e costruire un'economia diversa sembra non interessare più a nessuno. Nos beneficiamos demasiado del petróleo, mucha facilidad de tener dinero que no nos costaba, sino que nos lo entregaban sacado de los pozos. Y no se desarrolló industria, agricoltura, todo lo que debía. Quando però negli anni 80 il prezzo del petrolio crolla, il castello costruito su quell'unica colonna viene giù. Il debito esplode, la moneta si svaluta e la povertà aumenta. Esa es Venezuela. De ser una casita de oro, pasó a ser Haití 2. Nel febbraio del 1989 un rieletto Carlos Andrés Pérez annuncia un pacchetto di austerità sostenuto dal Fondo Monetario Internazionale. Comunque bisogna essere proprio masochisti per fare sta cosa. Lo chiamano il pacchettazzo e ha la peculiarità di colpire soprattutto i settori più poveri, senza però risolvere né la corruzione né il sistema clientelare. Y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos. La pentola a pressione a quel punto esplode. La gente dei quartieri popolari scende in strada, prima protesta, poi saccheggia e lo Stato, di tutta risposta, spara sulla folla. Sin ningún tipo de discriminación. Hubieron muertos, tortura, encarcelamiento por protestar en contra del gobierno. Lo chiamarono il Caracazzo ed è la ferita da cui nasce il Venezuela di oggi. Perché tra i militari che osservano quella repressione c'è un giovane ufficiale che comincia a convincersi che il sistema doveva essere abbattuto. Si chiama Hugo Chávez. 3 anni dopo il Caracazzo, nel 92, il tenente colonnello Hugo Chávez guida un colpo di Stato fallimentare, ma prima di arrendersi ottiene un minuto di diretta televisiva per chiedere ai suoi compagni di deporre le armi. In quel minuto pronuncia le 2 parole che cambieranno la storia del paese. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. In un paese stanco, umiliato, ferito dal Caracazzo, quel por ora suona come una promessa. E quel ragazzo, che fino al giorno prima non era nessuno, adesso era tutti.
tuvo la gran habilidad de extraer todo lo malo del venezolano, empezando por el resentimiento, producto de la forma como se creó la población de este país, con indígenas que fueron forzados a cambiar sus maneras de vivir, con muchos españoles que mandaron acá a hacer población a gente que no querían en España por su conducta, y con negros traídos de África contra su voluntad y puestos a trabajar contra su voluntad. Chavez si fa 2 anni di carcere, esce con l'indulto e nel dicembre del 98 vince le elezioni col 56% dei voti. Esa gente sentía un gran disgusto hacia la sociedad donde vivían y los que mandaban en esa sociedad. Y eso provocó la rebeldía y eso fue lo que explotó Chávez mucho. Hablaba como la gente le gustaba escuchar, decía las palabras que la gente le gustaba y hablaba muchísimo. Per milioni di persone che non avevano mai contato niente, Chavez è davvero il primo che li guarda in faccia. Con quelle che chiama misiones riesce a ridurre povertà, diseguaglianze, mortalità infantile e analfabetismo. Ha habido cosas muy buenas. El mar de Venezuela no se puede pescar de forma industrial. Y eso es un logro del pueblo, un logro de la gente, de la costa. ¿Quién da el asedio a los venezolanos, a los árabes todos? ¿No es Chávez? Gracias que vino gente árabe de Siria, que vino gracias a él contra la guerra. Ma per finanziare tutto questo si appoggia ancora una volta a una cosa sola, il petrolio. E questo purtroppo non è l'unico errore che eredita dal passato. Chávez fue mentiroso desde el principio. Al principio yo le creí cuando decía de un modelo económico diferente, un modelo económico basado en otros principios, y a la final cambiò. Nel 2002, dopo un colpo di stato sventato e uno sciopero di oltre 2 mesi di PDVSA, Chavez inizia la trasformazione di tutti i leader rivoluzionari, quando poi diventano reazionari. Venezuela tuvo un después ahí, después del paro petrolero, porque PDVSA se parò. Licenzia in blocco circa 18.000 dipendenti, li sostituisce con gente che avevano nella fedeltà politica la loro qualità principale e fa di PDVSA il bancomat che gli permette di creare consenso e reprimere dissenso. Chávez disponía lo que quería, como que tú sacar dinero de tu bolsillo y votarlo. 100.000 barriles diarios para Cuba sin pagarlo. Las islas del Caribe recibieron el petróleo a un descuento como del 20% del precio. Y empezaron a ver regalías, a regalarle cosas a la gente. Llegaba, te regalaban un carro y no lo pagabas, te lo daban, o sea, te graduaste de ingeniero, regalen un carro. Dopodiché estende la nazionalizzazione in molti altri settori e progressivamente indebolisce tutti gli argini che dovrebbero limitare il suo potere. Todas las empresas privadas las nacionalizó. Tú tenías una empresa y yo como gobierno te la quitaba o te obligaba a que me la vendiera. Y se la daba a él, que era amigo mío. No, maneja eso, y él no sabía qué hacer con eso. Esto es muy serio. O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto vale el banco. ¿Oyó? No voy a discutir con usted. No voy a discutir con usted. Ma la fortuna però continua ad essere dalla sua parte. Dai primi anni 2000 il prezzo del petrolio vola di nuovo fino a superare i $100 al barile e il Venezuela si ritrova ancora una volta seduto su una montagna di soldi. Se encaminó con un barril de petróleo en $104, $105 por barril. Y Venezuela teníamos dinero, vivíamos bien. Nos íbamos de vacaciones a donde uno quisiera. Que vas y pagabas y tenías plata. La rendita rende possibile i programmi sociali e tutte le politiche della rivoluzione, ma allo stesso tempo nasconde l'indebolimento dell'economia, delle istituzioni e della stessa industria petrolifera. Los valores del conocimiento no pertenecen ni a capitalismo, ni a socialismo, a nada. Los valores del conocimiento son etéreos. No es justo que un maestro que te va a enseñar los hijos y te va a enseñar a tus hijos a ser un individuo productivo en la sociedad no gane lo sufficiente para vivir. Il paese sembra più ricco che mai, ma in realtà è più dipendente, meno efficiente e meno diversificato di prima. Nel marzo del 2013, dopo 14 anni di potere e poco prima del crollo del prezzo del petrolio, Chavez muore di cancro, lasciando un paese che lo piange come un padre e lo odia come un tiranno nello stesso momento. Gracias al presidente Chávez que se murió, descansa en paz. Destruyeron un país, esa es la verdad. No hay otra. Il posto va al suo delfino, un ex autista di autobus diventato ministro degli esteri, Nicolás Maduro. Chávez vive! La lucha sigue! ¡Que viva Hugo Chávez! Maduro eredita il potere, ma non eredita ciò che lo sosteneva, il carisma di Chavez e soprattutto il petrolio a prezzi stellari. Maduro llegó, fue directo a robar, directo
a agarrar lo mal. Se ve in las calles, se ve il deterioro delle cose. Nel 2014 il prezzo del greggio precipita da oltre 100 a meno di $50 al barile e per un paese in cui rappresenta quasi tutte le entrate da esportazione non è semplicemente una crisi, è una sentenza. Después muere Chávez y empieza el 2014, una de las peores crisis que ha tenido un país en Latinoamérica. Nadie hubiera tenido la habilidad, ni haciendo un proyecto para acabar con un país, de acabar tanto y tan rápido y tan fácil. Impresionante. Per provare a tenere in piedi il sistema, lo Stato stampa moneta e il Bolivar si polverizza. Raga, qualcuno c'ha dei dollari? Sì, io. Perché accettano solo dollari. L'inflazione diventa la più alta al mondo, i prezzi aumentano vertiginosamente da una settimana all'altra e al Bolívar vengono eliminati complessivamente 14 zeri. De 2018 y 2019 son el punto de quiebre para el país, porque no había que comer, no habían artículos de uso personal, hacíamos filas de días o de horas para poder comprar una harina pan. La crisi economica a quel punto diventa una crisi umanitaria, scarseggiano cibo, medicinali, benzina e servizi essenziali. Habían familias que si desayunaban no almorzaban y si almorzaban no cenaban. Hacían el ayuno intermitente pero sin querer, pero fue horrible. E mentre il paese sprofonda, la repressione si intensifica. Usted no creerá, pero usted decía en cualquier parte, no, mal gobierno, mala mamá, y llegaba la policía. Tuc, tuc, tuc. Y tenían una operación que le decían la operación Tuntún. Sí, iban a tu casa. ¿Quién es? Operación Tuntún. Marico, para yo correr, ¿para Y por eso viene esa migración masiva acá. Inicialmente éramos más de 28 millones de personas, pero se han ido más de 8 millones de personas del país. Estaban todos estos países caminando, que era una locura, pero era una manera de tratar de buscar algo mejor, porque no había cómo sobrevivir en el país. Il paese che per un secolo aveva accolto mezzo mondo adesso si svuota. Después entra la pandemia, los años de pandemia, yo creo que en Venezuela el mayor número de personas con trastornos psicológicos viene post-pandemia, porque en Venezuela se agudiza más por la crisis que teníamos nosotros. Nel 2024 Maduro prova a rilegittimarsi con nuove elezioni, mentre María Corina Machado, la figura più popolare dell'opposizione, viene esclusa dalla competizione. Esa es la candidata que tiene el 80-90% de la preferencia de Venezuela. Al suo posto si candida Edmundo González Urrutia, che secondo i verbali pubblicati dall'opposizione stessa vince largamente le elezioni, eppure con un risultato che nemmeno gli osservatori indipendenti riescono a convalidare. Maduro resta al potere. Legítimo cuando haya elecciones bien organizadas, con todos los venezolanos en edad de votar inscritos, elijan su gobierno. Eso es lo que llamamos ley. Il mondo protesta, sanziona, condanna, poi, come spesso accade, passa oltre, fino all'inizio di quest'anno. El 3 de enero ocurrió un episodio que yo pienso único en la historia mundial, que es la captura de un presidente en ejercicio, aunque era ilegítimo, pero estaba en el cargo y estaba muy custodiado, muy resguardado dentro de una fortaleza militar. Le forze statunitensi arrestano Maduro e la moglie con lo scopo dichiarato di decapitare il terrorismo e ripristinare la democrazia. Le autorità venezuelane dichiarano decine di morti innocenti. Todavía no lo asumimos, todavía estamos sorprendidos. Ma al suo posto non arriva l'opposizione. Y ahora Delcy, la vicepresidenta. Comincia così una transizione ambigua di cui ancora non si capiscono né la direzione né i veri beneficiari. Prima di vedere cosa sta accadendo oggi, fermiamoci un attimo perché forse possiamo già rispondere alla domanda centrale che ci siamo fatti all'inizio. Si somos un país tan rico con tantos minerales, ¿por qué no tenemos acceso al dinero de eso? ¿O por qué ese dinero no nos hace la vida más fácil? ¿Por qué tiene que hacernos la más difícil? Il primo motivo, come abbiamo visto, è economico. Quando hai una risorsa che sembra poter pagare tutto, smetti di costruire il resto. Il secondo, forse più importante, è politico. Uno Stato che vive di petrolio dipende meno dalle tasse e quindi dipende meno dai cittadini. Con la rendita può comprare il consenso da una parte e reprimere il dissenso dall'altra. Usaron la fuerza para someter a la gente, tratar de pisotear el pensamiento.
A ellos les conviene que nuestra vida sea difícil para que no pensemos. No, pensar en política no. Hay que pensar en comprar la comida de la cena. Entonces, aquí en Venezuela no se sufre de depresión ni ninguna otra cosa, porque cuando estás sufriendo de depresión que no quieres hacer nada, llega el gas y tienes que salir corriendo de tu casa a ir a buscar el gas. Entonces, estás que tengo ansiedad, se va la luz. No tiene más ansiedad. No tiene más electricidad, entonces se le quita la ansiedad. No tiene tiempo para pensar. No tiene tiempo para pensar. Nosotros tenemos demasiado tiempo para pensare. E non tenemos tempo para descansare, immaginate. Il terzo motivo è che quando la ricchezza non si crea ma si estrae, l'energia di tutti si sposta, non si lotta più per produrre qualcosa, ma per conquistare un pezzo del pozzo e impedirne l'accesso agli altri. No puede llevar el petróleo, eso no es para ellos, la riqueza es para nosotros. Si tú pides paso, hay guerra. La corruzione a quel punto smette di essere una degenerazione del sistema e diventa il sistema stesso. Siempre robaban los políticos de los gobiernos, pero como el 80% del dinero que entró en petróleo, todo fue robado. $4 millones ya se me van los ceros. Questo è il cuore di quella che, facendo una crasi tra diverse teorie economiche, possiamo chiamare maledizione dell'abbondanza. Una grande disponibilità di risorse naturali, invece di produrre benessere, finisce spesso per alimentare dipendenza, corruzione, autoritarismo e povertà. Somos un país rico, que somos número 1 en petróleo en Venezuela y mira cómo estamos, pobres. Questa maledizione non vale solo per il petrolio. Muchos políticos que controlaban el oro, entre ellos mismos se matan pues. E non vale solo per il Venezuela. Sono tanti i paesi nel mondo che confermano questa teoria. Nigeria e Congo, per esempio, hanno un sottosuolo ricchissimo, eppure la popolazione è in povertà e vive conflitti continui da decenni. Ma fortunatamente la maledizione non è un destino scritto su carta. In Norvegia, per esempio, il petrolio ha finanziato uno dei più grandi fondi sovrani al mondo, pensato anche per le generazioni future. Stessa risorsa, destino opposto. E allora, la domanda che viene spontanea: che cos'è che fa la differenza? Bene, secondo gli economisti, una sola cosa: le istituzioni. La riqueza no es lo que se tiene debajo de la tierra, sino lo que realmente se produce y el nivel de vida que podamos tener gracias a las instituciones. La Norvegia ha trovato il petrolio quando già aveva istituzioni solide, fiducia e Stato di diritto. Il Venezuela, di contro, quando era ancora il feudo personale di un caudillo. E tutti i leader arrivati dopo, in un modo o nell'altro, si sono comportati sempre allo stesso modo. Cuando están fuera del gobierno tiran piedras y cuando están en el gobierno presionan a la gente y tiran leyes contra la gente. Dunque, per riassumere, le ricchezze da sole non salvano nessuno. Quello che salva è ciò che ci costruisce attorno. Se vogliamo, questa è una lezione che vale per i paesi, sì, ma vale anche per una famiglia o per un singolo individuo. Capito questo, possiamo tornare al Venezuela di oggi. Ahora Venezuela tiene 3 presidentes. Uno, Trump, que es el que tiene el poder. Edmundo, que es el que ganó las elecciones legítimas, que no ha podido asumir porque ha seguido en el poder. Primero Maduro y ahora Delcy, la vicepresidenta. Insomma, un'operazione militare per rimuovere il chavismo ha lasciato al governo il chavismo. Vamos a hablar de la verdad. Secuestraron al presidente Maduro. ¿Por qué vinieron a secuestrar? Le letture possibili, almeno per ora, sono 2. La prima è molto pragmatica. Rimuovere bello e buono tutto il sistema costruito intorno a Maduro avrebbe potuto far precipitare il paese nel caos più totale. La idea fue dejar a una de ellos en el poder y usarla como instrumento para que fuera desmontando el propio gobierno. Entonces le está quitando funcionarios importantes del gobierno y poniendo otros intermedios. La seconda lettura invece è più scettica. ¿Qué quiere Estados Unidos? Quiere el petróleo. No quiere a nadie a nosotros. El petróleo, el oro y todo. No quiere a nosotros. Se venga al pueblo, el pueblo está sufriendo. Stesso Trump, dopo aver celebrato con orgoglio l'operazione militare, ha detto apertamente che tra gli obiettivi c'è il petrolio del paese. Están dando permiso a empresas de cualquier país que reúna los requisitos para explotar allí. ¿Cuánto? Pues pagando una parte de un impuesto que debe ser. Gli analisti dicono che il petrolio serve a comprare tempo e per le nuove elezioni ancora non esiste una data. María Chávez, esa señora no me gusta. La mirada de esa señora buscó odio, buscó cosas malas, pelea y los muchachos se fueron. Mira, no me gusta esa tira. Disculpa. Allora qui arriva un'altra domanda importante. Questa transizione vuole veramente costruire istituzioni nuove o sta soltanto cambiando ancora una volta il modo di spartirsi il pozzo? Mire, Trump es un jugador de billar que golpea una bola para que esa golpee a la otra. La intención no es la primera sino la segunda. Sinceramente è troppo presto per sapere in quale buca cadrà la palla. Il paese è profondamente diviso. Geopolíticamente,
Estados Unidos es el socio idóneo de Venezuela. Y si con él vivimos bien muchos años, pues bueno, bienvenido. Maduro no hizo nada, es inocente, pero lo secuestraron. No puede ser que vienen a entrar a un país y el pueblo está a tristezza, quiere toda la riqueza para ellos, para Estados Unidos. Che si stia da una parte o dall'altra, c'è però una cosa che accomuna tutte queste letture, ed è che ancora una volta il destino del Venezuela potrebbe decidersi fuori dal Venezuela. La gente de Venezuela no puede hacer nada. Todo está dependiendo de lo que empuje e impulse Trump. Si è usato il condizionale, però è per un motivo ben preciso. Mira, vea, la felicidad de cada ser humano no viene de un tercero. La felicidad viene de nosotros mismos. Fin qui abbiamo parlato di istituzioni, di potere e di risorse che stanno sottoterra, perché siamo partiti dal presupposto che è lì che si trova tutta la ricchezza di un paese, ma in realtà a un certo punto del viaggio abbiamo alzato lo sguardo e ci siamo accorti che forse ci sbagliavamo. La verdadera riqueza es el amor que el venezolano tiene con la persona. El amor cubre todo. Nos montamos en un autobús y es otro mundo. O sea, saludas, hola mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida, hola señora, pase adelante. Oye, tiene todo italiano. Recomiendo una pasta. Buenísimo. La pizza también. ¿Quiere mango? ¿Quiere mango? ¿Quiere mango? Ah, tú, mi amor. Mango. Papelón. Limone. Questo calore, quando attraversi l'inverno, è l'unica cosa che ti tiene in vita. El tiempo que hemos pasado llevando ronchas o pasando problemas ha ayudado a que nosotros desarrollemos el sentido de cooperación mutua. Todos nos ayudan. Todos nos gusta estar juntos. El venezolano es estar juntos. Fue un momento de mucha crisis en Venezuela, fue un momento de mucha hambre. Y creo que la parte positiva de eso, o que nosotros decidimos verlo de manera positiva, fue cómo pudimos ser resilientes. Bueno, no hay harina pan, hacemos arepas de yuca. Era una manera de ser felices dentro de la pobreza que teníamos. Quello venezuelano è un popolo che ha conosciuto la fame, ma che ha continuato ad arrangiarsi, a condividere e a non prendersi mai troppo sul serio. El venezolano es tan alegre que es de memoria corta. Nos levantamos y seguimos para adelante y nos olvidamos. El venezolano de toda la bolita del mundo es el ser humano más encantador que hay. Para mí. ¿Que son escandalosos? Sí son escandalosos. ¿Son bulleros? Son bulleros. ¿Son maleducados? Son maleducados. Pero somos felices. Noi non lo sapevamo ancora, ma a un certo punto del viaggio il Venezuela ha voluto mostrarci fin dove può arrivare questa forza nel modo più drammatico possibile. Il 24 giugno si celebra la festa di San Juan, una delle ricorrenze più sentite del Venezuela. Una festa comunitaria nata dall'incontro tra il cattolicesimo e le tradizioni afro-venezuelane, in cui le persone aprono le proprie case e si ritrovano per strada tra canti, balli e processioni per celebrare la speranza. La festa si basa su un proverbio famosissimo. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Per molti venezuelani è un momento per chiedere protezione, salute e prosperità. Noi quel giorno eravamo a Choroní, un villaggio pittoresco sulla costa caraibica. Choroní representa uno de los lugares espirituales más fuertes de toda Venezuela por su conexión indígena y su conexión negra, que la Iglesia Católica trató de tomar para que estar entre ellos. El tambor de los negros representa el sonido y vibración de la tierra. Entonces, en la fiesta de San Juan, el día del 24 de junio, ayer, hubo un momento donde hacen repiques de tambores con muchos grupos y hay una canción que dice, tiembla la tierra, y justamente cuando la canción decía, la tierra tiembla, tembló. Due scossi, 7.2 e 7.5, uno dei terremoti più violenti della storia del Venezuela. Tra quei mucchi di macerie c'è anche il ristorante di La Guaira, in cui 2 sere prima ci avevano offerto del cibo italiano, in cui non so perché, ma prima di andarcene un signore mi ha fatto fare questa cosa.
A quel punto che si fa? Si torna a casa? Anche volendo non potevamo, l'aeroporto internazionale era stato chiuso per danneggiamento. L'unico modo per dare un senso alla nostra presenza lì era provare a raccontare quello che stava succedendo. Y ahorita estoy sacando la cuenta y ustedes recorrieron desde el este hasta el oeste completo en carretera. Sì. Comieron carretera pero durísimo. La cinghia del motore ha deciso di rompersi, per cui non possiamo accendere più il motore, se no rischia di scoppiare. Adesso abbiamo collegato le due macchine tramite questo cavo che speriamo sia resistente e speriamo di essere anche noi resistenti, e andremo al primo meccanico a vedere di che modo dobbiamo morire. È una cosa che è andata bene, Piove. E così, tra mille difficoltà, siamo tornati indietro, riattraversato l'intero paese su strada per raggiungere le zone più colpite. Grúa humana, fuerza. La grúa humana, fuerza, hombre, colaboración al pueblo. Claro, vamos, ayúdale. Venga, agarra la mandaria. Mira, cuidado con los ojos. Y su salta. E proprio laggiù, in quel pandemonio, ha preso forma la conferma più dura di tutto quello che avevamo capito fino a quel momento. Por acá con las manos vacías, por favor, den espacio. Non ce l'abbiamo servizio di emergenza con la capacità per fare niente. Oggi che hanno arrivato la gente degli Stati Uniti, El Salvador, Messico, Spagna, quelli sono un po' più preparati per questo. Noi, vigili di fuoco, non ce l'abbiamo le macchine per fare niente. Penso che può essere un'opportunità per i venezuelani da capire dopo di 20 anni che la rivoluzione non ha fatto niente buono. Le istituzioni non arrivavano, non c'era materiale medico, non c'era strumentazione adeguata, le liste dei dispersi le compilavano i cittadini e la protezione civile illuminava le ricerche con le torce dei telefoni. Ma tra quelle macerie è riemersa con tutta la sua forza la risorsa più grande del Venezuela. Hay motorizados que están organizados para llegar a donde los autos no pueden llegar, ¿ok? Para llevar medicamentos, agua, comida, a centros de acopio. Yo creo que tiene más de 72 horas sin dormir, así como todos los que han venido a ayudar. Nosotros los venezolanos somos muy solidarios. En este momento todos somos venezolanos, todos estamos atravesando por una situación de riesgo, todos estamos aquí, entonces, y todo el mundo se ha comportado de una manera muy buena. Una catena umana sta spostando una quantità enorme di beni di prima necessità che poi verranno portati nelle aree più colpite dal terremoto. Fíjate, lo que el hombre divide, Dios lo une en estos casos. Aquí estamos unidos como hermanos, nos amamos, nos queremos, lloramos juntos, pero nos ayudamos. Todas las manos llenas. Io non lo so come andrà a finire. Siamo partiti pensando che la ricchezza di un paese fosse quella che gli ha dato la terra. Torniamo sapendo che la sua risorsa più preziosa sono le persone. E come tutte le risorse, anche questa può diventare una benedizione oppure una maledizione. Dipende da cosa ne estrai. Durante il viaggio qualcuno ci aveva detto che Chavez, per conquistare il potere, era riuscito a estrarre dalle persone il risentimento, la rabbia e tutto il peggio che tenevano in corpo. Ma il Venezuela, in uno dei momenti più difficili della sua storia, ci ha insegnato che la forza più grande nasce quando riusciamo, nonostante tutto, a tirare fuori il meglio gli uni dagli altri. Io spero che arriverà prima o poi qualcuno capace di tirare fuori da questo popolo quello che noi abbiamo visto percorrendo il paese lungo e largo. Il coraggio, la fiducia, la solidarietà e l'amore. Forse da lì si potrebbero finalmente costruire le basi per un benessere più solido e duraturo. Yo tengo fe, eso es lo único que tengo. Tengo fe de que está comenzando un ciclo nuevo. E questa non è una lezione che riguarda soltanto il Venezuela, perché in tantissime parti del mondo oggi sembra andare più di moda alimentare ciò che ci divide piuttosto che ciò che ci unisce. 24 ore, chiquipon. All'arrivo, il primo giorno, fuori all'aeroporto di La Guaira, avevo detto una frase al nostro fixer per puro caso. Pedro, mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que puede. Mientras uno sta vivo, uno deve amarlo más che pueda. Finché si è vivi, bisogna amare più che si può.
Non sapevo ancora che questo paese ce l'avrebbe dimostrato nel modo più drammatico e forse più bello possibile. Comunque sia, io per questo ringrazio. Se San Juan lo tiene, ne sono sicuro. San Juan prima o poi lo darà.